Buongiorno ragazzi, in questo periodo di quarantena forzata, lo so, è dura stare a casa, ma cerchiamo di osservare le regole. Prima ne usciremo da questa cosa e prima riusciremo a tornare alla nostra normalità. Quindi, stando a casa, cerchiamo di impegnare il tempo come meglio crediamo. Io questa mattina ho deciso di lavare e dedicarmi alla cura della mia autovettura. Quindi lavare la macchina, ingrassare le varie parti, la piccola manutenzione. Detto ciò, appunto perché abbiamo tanto tempo da impegnare, oggi mi dedicherò, farò un piccolo tutorial sul come montare le pedane del nostro Qashqai. Chiaramente le pedane sono già state montate in precedenza, però questa mattina andrò a smontarle per vedere se è tutto a posto, andrò a dare un'ingrassata ai bulloncini che le sostengono per vedere se si è mosso qualcosa, si è arrugginito qualcosa. E rimontarle poi farò vedere un tutorial. Le pedane in questione sono state acquistate su Alibaba, però vi consiglio di acquistarle su AliExpress, poiché io ho dovuto pagare 94 euro di spese doganali. Se vorrete acquistare queste pedane, comunque vi lascerò i link in descrizione come al solito, vedete voi poi quello che volete fare. La prima cosa è togliere queste viti che fermano il pezzo della pedana e quella posteriore. La seconda fase è togliere i bulloni sotto le pedane. Mettiamo un carrellino mobile, molto fai da te, per infilarci sotto la macchina. Poi c'è sempre il mio assistente che controlla se faccio bene o no. Poi dobbiamo svitare i bulloni che mantengono le pedane con una chiave da 13. Ecco qua. Passiamo al secondo bullone, sempre da 13, mantiene la parte centrale della pedana. Ecco qua. E questo è il terzo bullone da svitare. Poi una volta sfilati i tre bulloni non ci rimane altro che sfilarli. Ecco qua. Questi sono i ganci dove vanno fissate le pedane. C'è un po' di sporcizia. Benny, ecco qua i tre ganci. Uno, due e tre. Allora i ganci sono fissati sotto il telaio della nostra Nissan Qashqai, quindi questo è il bullone dove andrà agganciato, eccolo qua. Dopo tanto vi faccio vedere, rismonto la prima staffa.
Poi c'è una seconda staffa che è agganciata sempre, dobbiamo togliere all'altezza della staffa questi gommini dove rimane praticamente un buco vuoto e va inserito la parte interna che regge poi il bullone che sostiene la staffa. E l'altra parte va attaccata alla parte centrale del nostro carter che io ho modificato. Da questa parte ho tagliato il pezzo del carter, dopo ve lo faccio vedere. E questa è la terza staffa che va attaccata sempre a questo bullone vuoto e all'altro dove va smontato sempre il gommino. Allora, intanto andiamo a dare una bella pulita sotto le staffe prima di rimontare le nostre pedane, così vi faccio vedere poi bene come vanno montate sotto. Allora, cerchiamo di andare in ordine. La prima staffa, quella che va montata quindi anteriormente, sfruttiamo uno dei due bulloni che già sono presenti sul nostro cascai. Quindi qui sotto ci sono due bulloni. Il primo bullone verso il motore è quello che usiamo per fissare la staffa. L'altro bullone rimane come sta. Qui chiaramente che va inserito il bullone presente all'interno delle staffe. Quindi va tolto, come ripeto, il gommino. Questo qui va tolto il gommino, quindi è il primo che troviamo verso il motore. Il primo gommino che troviamo verso il motore va tolto e va inserita la staffetta che danno in dotazione insieme alle pedane per montare poi la staffa. E la prima è questa qui. Per montare la staffa centrale delle pedane dobbiamo rimuovere il carter di plastica sotto. Dobbiamo togliere questi fermi a vite, sono avvitati, quindi questo e questo che è quello più in fondo. Eccoli qua. Poi centralmente invece è fermato con fermi in plastica che vanno fissati con la vite a croce. In questo caso ci aiutiamo con questa leva in plastica, così si svita, o almeno si dovrebbe. Cazzo, si è torto, perché questo è quello bastardo in plastica che si rovinano subito. Questi sarebbe meglio cambiarli una volta smontati, perché poi si spana la vita in plastica e non si tolgono più. Ok, questo è tolto, poi dobbiamo togliere questo qua giù. Questo fortunatamente è sempre in ferro, quindi viene via subito. Allora, ecco qua, una volta tolte le viti bisogna togliere tutto la protezione sotto della vettura. Ci vuole più tempo a smontare tutto il carter sotto la dovettura che montare le pedane, perché ha 3000 bulloni, bulloncini, viti, vitarelle, quindi bisogna perdere un po' di tempo per smontare il carter sotto. Una volta tolto il carter poi è semplicissimo montare le pedane, perché all'interno del carter va montata la staffa di mezzo, la staffa centrale. Allora la vite è questa qui, eccola qua sotto. Bisogna montare il bulloncino a questa altezza, praticamente coincide con il fermo del carter, quindi il fermo del carter va tolto e va inserito il bulloncino della staffa. Io poi ho modificato il carter tagliandolo, perché altrimenti risultava brutta la staffa. Quando si chiudeva il carter praticamente rimaneva questo pezzo qui e era brutto, quindi rimaneva tutto aperto. Ho tagliato le due linguette della staffa, quindi quando il carter si richiude rimane in questa maniera, è tutto chiuso, rimane solo la staffa fuori e questo pezzo di plastica si va
a fissare con una fascetta in modo che non si muove più e non entra niente all'interno. Per montare la staffa centrale. Una volta fatto questo, il resto poi è facilissimo. Per montare la staffetta sulla carrozzeria dobbiamo 1, 2, 3, quindi dalla prima staffa che abbiamo montato c'è il primo, il secondo, il terzo, il quarto gommino. Il quarto gommino lo dobbiamo togliere, questi si tolgono facilmente, sono gommini, vedete come sono fatti? Ecco qua, qui c'è il buco, praticamente all'interno di questo buco va montata una fascetta L, si mette all'interno e poi esce fuori il bullone. È facilissimo. Ve la faccio vedere così almeno vi rendete conto come è fatta. Queste per esempio sono da 12, il bullone di queste è da 12, non da 13. Eccolo qua. Ok, vedete come è fatto? Questi sono i bulloni che sono forniti insieme alle pedane. Quindi dove troviamo i buchi dedicati per montare le pedane dobbiamo togliere il gommino e mettere questo al suo interno, tranne quello davanti, come ripeto, che sfruttiamo il bullone della stessa Cascai. Quindi per rimetterlo dobbiamo fare sempre la stessa procedura, inseriamo dentro e poi ci aiutiamo con, ecco qua, ed è messa, e poi andiamo a mettere il nostro bullone da 12. Che mantiene la staffa. Ripeto, è facilissimo il montaggio. Ecco qua. Una volta montata la staffa centrale, vi consiglio di mettere una rondella grande, una rondella spaccata e stringere il dado in modo che così va a serrare praticamente quello che è all'interno, che mantiene la staffa, in modo che così non si allenta quello dentro interno. Stringiamo questo fuori, andiamo a fare una sorta di doppio dado e mantiene allo stesso tempo il carter, chiaramente. Ok, e questo è fatto. Dobbiamo solo rimontare i fermi laterali che abbiamo tolto prima. Poi, una volta rimessi tutti i fermi, andiamo a fissare la parte che abbiamo tagliato con una fascetta in plastica, in modo che così rimane ferma, attaccata alla staffa in ferro. In questa maniera, in modo che così è tutto più fermo e non vibra nulla. Al lavoro terminato viene in questa maniera. Ecco qui la staffetta che mantiene il pezzo del carter. Chiaramente dalla parte opposta è in maniera speculare la cosa, quindi c'ha sempre lo stesso carter, perché sono divisi in due carter, non è un unico carter, quindi bisogna fare il lavoro per due volte. Quindi questo è un carter di destra e di là c'è il carter di sinistra lato guida. La stessa cosa vale per la terza ed ultima staffa, quella verso il bagagliaio, per intenderci. Anche questa sfrutta il buco che troviamo qua sotto al telaio e va inserita anche qui la
la staffetta come ho fatto vedere prima ad L. Queste posteriori sono più grandi rispetto a questi esterni che sono più piccolini. Per montare l'ultima staffa dobbiamo calcolare il penultimo, togliamo il tappo e mettiamo la nostra staffetta. Quindi una volta montate tutte e tre le staffe, 1, 2 e 3, andiamo a infilare la nostra pedana. Le pedane sono queste qui, questo modello qui con la scritta Cascai dedicate, con i due pezzi supplementari, questo e questo, che vanno agganciati alla pedana centrale. Ecco, da questa parte si vedono meglio. Sono fissati con 3 bulloni. Questa è la parte terminale, questa è la parte centrale. Praticamente la pedana è tutta in plastica tranne la base di alluminio fissata con questi ganci. E qui c'è l'altro pezzo terminale fissato con i 3 bulloncini. Questi sono i bulloni dedicati che vanno inseriti nella guida. Io li ho segnati in modo che così rimane più semplice poi, una volta che le dobbiamo smontare e rimontare, individuare la staffa. Io per praticità ho messo una guarnizione, questa qui, incollata, in modo che così alza il bordo della pedana e evita di far entrare sporcizie all'interno. Questa è una semplice guarnizione che ho montato io incollandola alla pedana stessa, una guarnizione di gomma semplice, quelle che si mettono praticamente sotto le porte per non far entrare aria, comprata su Amazon. Poi magari vi lascerò il link in descrizione se vi interessa. Comunque, prima di rimontarle sono andato a spalmare un po' di grasso all'interno delle guide interne, così proteggiamo il tutto. Per ravvivare il colore della plastica possiamo usare questo olio di silicone, molto efficace, costa pochissimo, intorno ai 3 euro in ferramenta. Ad operazione ultimata le pedane saranno tornate come nuove. Eccole qua, splendenti. Questo prodotto è molto efficace, gli dona alla plastica una lucentezza impressionante. Vedete? E rimane così per molto tempo, e anche dopo il lavaggio della macchina assorbe la plastica, questo prodotto, questo silicone rimane così per lungo tempo. Certo che così non la so più vedere, la macchina senza pedane. Sembra veramente che gli manchi qualcosa. No, è assolutamente 10 volte più bella con le pedane. Allora, facciamo scorrere le pedane sopra le staffe, eccole, ok, 1 e 2, in modo che combacia anche la parte dietro e la parte davanti. La parte fissata dietro chiaramente va utilizzato il bullone presente già,
all'interno del passaruota. Anche qui in teoria dovrebbe sfruttare il bullone presente del passaruota. Io però, per farla aderire meglio alla carrozzeria, ho fatto un altro buco un po' più su. Poi mettiamo subito sia questo che quello posteriore. Non le stringiamo, mettiamo solo, appuntiamole solo, in modo che così non ci si muove, senza stringerle, così, le appuntiamo solo, sia questa davanti che questa posteriore. Ecco qui, ci lasciamo solo appuntate, in modo che così si possa muovere la pedana. Infilate le pedane, dobbiamo andare a serrare i 3 bulloni. Non so se si riesce a vedere. Questa è la staffa. Alla fine della staffa c'è il dado. Questo praticamente lo dobbiamo inserire all'interno. Ok, alziamo un po' la plastica, andiamo ad intercettare il dado e inseriamo il nostro bullone senza stringere, lo appuntiamo solo, si vede? Eccolo qua. Il secondo è più semplice perché è scoperta la parte dove va inserito il bullone, quindi è ancora più facilitato metterlo. Ecco qui, eppure questo è andato. Ecco qua, questo è l'ultimo bullone della staffa. Anche qui è facilitato perché comunque c'è un incavo dove è facilissimo montarlo, individuare il dado all'interno e montare il bullone, quindi è semplicissimo. Quindi una volta appuntati tutti e 3 i bulloni sulle staffe, andiamo a sistemare per bene le staffe, a vedere se sono dritte, se hanno qualche imperfezione, se dobbiamo regolarle. Quindi vediamo se sono dritte. Qui ad esempio, ecco, la incastriamo dentro, vediamo se dietro. Ok, una volta che aderisce bene dappertutto, poi andiamo a serrare sotto i bulloni definitivamente. Quindi controlliamo che sia anteriormente che posteriormente aderisca bene. Una volta ultimato il fissaggio dei bulloni sotto le staffe, andiamo a sistemare i 2 pezzi esterni. Quindi avviciniamo il più possibile verso la carrozzeria in modo che aderisca bene e andiamo a fissare la vite. Ok, e questa è andata. Stessa cosa andiamo a fare posteriormente con l'altra. Questa qui, quindi avviciniamo la staffa e andiamo a stringere l'altro bulloncino posteriore.
Ecco qua. E anche questa è sistemata. Allora vi faccio vedere anche un piccolo test sulla portata di queste pedane, del peso. Sono un 80 x 80 kg. Vediamo, lo posiziono al centro. Ecco qua. Quindi alla fine anche sono malvagie come resistenza. A questo punto il lavoro è terminato. Questo è il risultato dopo il montaggio delle pedane. Allora amici, anche per oggi abbiamo terminato, il tutorial è stato fatto e spero il video vi sia stato utile. Chi volesse sostenere il mio lavoro può farlo semplicemente iscrivendovi al canale e lasciare un bel like. Per oggi è tutto, mi raccomando amici, stiamo a casa. Vedrete che andrà tutto bene, speriamo che termini tutto al più presto questo incubo. Grazie di nuovo e ci vediamo alla prossima.